Ok, mi sentite adesso? Sì, ok, fantastico. Un po' di imprevisti. Va bene, visto che abbiamo già perso abbastanza tempo, direi di iniziare. Prima, giusto una piccolissima presentazione per chi non conoscesse il gioco. Questo è un gioco che ho portato, credo, un paio d'anni fa tramite la demo all'inizio. Aspettate, la musica magari è un pochettino alta, non lo so, per ora non controllo i volumi. Fatemi sapere quando saremo in gioco se si vedrà e sentirà tutto bene, anche con i volumi delle musiche e le voci dei personaggi. Dicevo, avevo portato la demo, credo, un paio d'anni fa. Il gioco mi aveva intrigato, l'avevo provato un po' per conto mio, per decidere se farci una serie in let's play o in live. Avevo poi deciso di fare la serie in live. Ci avevo provato credo l'anno scorso, ma avevo dei problemi con la linea, non era una cosa fattibile. E adesso stiamo tornando. Ci sono stati di nuovo problemi proprio all'inizio, ma speriamo non ce ne saranno più. Quindi, a parte il pezzo iniziale, di cui comunque non ricordo niente perché la mia memoria fa schifo, per il resto poi sarà una serie 100% blind. Sto giocando da PC, per te Giovanni che me lo stai chiedendo in chat, quindi la risoluzione farà un pochettino schifo, ma vabbè, dovrebbe vedersi accettabilmente. Ho fatto dei test anche prima. È un gioco che punta molto sulla storia di questi due amanti in fuga su un pianeta sconosciuto, come ho scritto nel titolo. E il punto forte è lo scambio di dialoghi fra questi due personaggi, che mi è sembrato molto molto interessante, anche molto realistico, molto ben costruito. Ah sì, comunque ciao a tutti, scusate se non vi ho salutato magari, ma ero preso dai problemi di avvio live. E sarà una serie molto chill, molto rilassante. Sarà un po' come vedere una serie TV insieme, in un certo senso, visto che, ripeto, ci sono questi dialoghi principalmente fra questi personaggi. Poi c'è anche un aspetto di combattimento come meccanica, di gameplay e di esplorazione in giro per questo pianeta. Però sì, molto rilassante, quindi ho già in mente di fare questo appuntamento ricorrente la sera, che siamo tutti in modalità pigiama e insomma dovrebbe essere un'esperienza carina, mi auguro. Va bene, basta altre chiacchiere. Via questo, se no mi esplode il PC. E partiamo.
Fra parentesi, il titolo significa rifugio e si capirà presto il perché. Il filmato è molto molto bello, questa è la 20ª volta che lo vedo, credo, a seguito di imprevisti vari e tentativi di cui ho perso il conto. Forse si sbaciucchiano un po' troppe volte perché insomma l'abbiamo capito il concetto di questi due che amoreggiano, si vogliono tanto bene, una cosa molto pucciosa e coccolosa, forse hanno esagerato un pochettino ma davvero davvero bella come intro. Non è una cosa che si vede frequentemente con i giochi. Qui vabbè continua perché insomma test e robe passate varie, ma noi ovviamente faremo nuova partita. Haven, heaven, sì, le due parole si assomigliano. Ops. Ah beh, qui è con la X. Ho finito Bayonetta 2 e lì i tasti erano diversi, adesso devo abituarmi a sto gioco. Qui è possibile scegliere i sessi dei protagonisti, noi andremo con la coppia originale di Yu e Kai. Haven non è un gioco molto impegnativo, consigliamo di iniziare con il livello di difficoltà predefinito. Tuttavia se ritieni di poter apprezzare maggiormente Haven con una difficoltà ridotta, puoi selezionare in qualsiasi momento. Ricordo che i combattimenti erano un pochettino noiosetti, quindi metterei difficoltà ridotta non per un discorso di vera difficoltà, ma perché così li rendiamo più rapidi, credo, e insomma li facciamo alla svelta. Credo sia la prima volta che metto facile in un gioco, ma ripeto, non è per un discorso di vera difficoltà. In ogni caso non dovrebbe fare davvero differenza, quindi andiamo. What's that you got cooking? Apple dew stew with apple dews. Tutti i dialoghi sono doppiati, come vi dicevo prima, con delle voci davvero davvero belle e ben recitate. Didn't we have that yesterday? Or the day before? No. Yesterday it was baked apple dew with apple dews. Siccome, ripeto, è la 20ª volta che faccio sta parte iniziale, è la 20ª volta che li vedo soffrire questo discorso del pommiele. And the day before it was fried apple dews. With apple dews. I remember now. Sì, non è una dieta molto variegata. Mangiano sempre la stessa roba cucinata in modo diverso perché sono bloccati su questo pianeta sconosciuto, come vi ho detto prima. E credo che il senso del titolo sia questo qui. Questo sarà il loro luogo di rifugio, perché stanno scappando da qualcosa. Sorry, I'm doing what I can to switch up our meals. But in my defense, we have a pretty limited set of ingredients. Ah sì, è anche possibile scegliere insomma un po' di opzioni nei dialoghi. Hey, I wasn't complaining. Non so quanto davvero influenzino il gioco, ma c'è un po' di role playing, ecco. I'm glad that you're doing the cooking. Otherwise I'd be eating, I guess, apple juice. Oh, did you have a chance to look at the engine? Yeah. It does seem like it took some damage upon landing. But I should be able to fix that real quick. Quindi fra loro due il più bravo almeno per cose del genere è Yu. E Yu invece è lo chef. Diciamo che hanno un po' invertito i ruoli classici fra tante virgolette, no? Che ne so, la donna cuoca e l'uomo meccanico, ingegnere, quello che è.
A quanto pare anch'io ho delle buone notizie. I also have some good news. What's that? I love you. Ah, che pucciosi, che smielati. E come vedete hanno un sacco di animazioni diverse, adatte a tutte le necessità. Oh, with the lights off? Works for me. Sì, ci sono un sacco di questi momenti tenerini, non credo vadano mai oltre, o almeno non era successo fin dove ero arrivato io. Però sì, insomma, c'è questo forte tema della loro storia d'amore. No, I didn't do that. We must have run out of flow. Weren't you supposed to charge up the nest today? Il nido sarebbe il nome della loro astronave / casa. Excuse me if I was working on the engine. I can't do everything. Ecco che piano piano iniziamo a familiarizzare con il loro carattere. Yu è piuttosto permalosetta in tante occasioni. No worries. I'll go get some more outside. If I'm lucky, I'll stumble upon something to spice up the apple dews. Sì, tipo altro pommiele. I'll come with you. E fra un cambio di scena e l'altro ci sono queste immagini, ce ne sono di vario tipo, molto molto carine e coccolose. Cambiare personaggio, meno male che c'è il tutorial perché mi ricordo niente. Ah vabbè sì, te lo fa fare 3 volte. Cammina, vabbè. Nel frattempo ditemi se si vede in modo fluido e come va con il mio audio, la mia voce e quella dei personaggi. Sì, qui è modalità un pochettino mal di testa. Una meccanica molto interessante per muoversi, molto figa. Inversione, sì, è quella che ho fatto prima. Sta roba può essere un po' disorientante se fatta all'improvviso. Over there, a flow thread. Corrente di flusso, sì, no, dove l'hai vista mia cara? Vabbè, intanto prendiamo un po' di amatissimo pommiele, cioè pommiele ricavato dalla pommiela, ovviamente. Apple juice again. Who knows how long we're gonna be stuck here? We might as well stock up. E in inglese non mi ricordo se poi avevo cercato, perché loro sembrano dire apple dew. Apple ovviamente è mela e dew, boh, era tipo rugiada forse. Comunque, quando sfrecciamo con i nostri jet Although it seems like one thread won't be enough. sui piedi, How many more do you think we need? I don't know. 3? Maybe 4? passando per i flussi andiamo più rapidi. A parte che per ora stiamo collezionando tramite questi stivali. Stiamo collezionando flusso che a quanto pare qua mi si sta incasinando il cervello. È la fonte di energia per la nostra astronave, il flusso, che si può anche curvare durante la derapata. Cercherò di fare un po' con Yu e un po' con Kai, però non è che insomma cambia qualcosa. Ah sì, scivoli, sì, tutorial. Questo gioco si può fare anche in due, in coop. Ovviamente deve essere molto più puccioso rispetto a come lo sto facendo io in singolo, ma vabbè. Questo non lo fa raccogliere, no, però siamo bloccati col tutorial. It's crucial. It allows you to change direction without having to stop all the time. Do I do that? We all do it. Abbiamo trovato il popenaio. Have you ever seen such a thing? No, never. Must be an endemic species.
Sarà pieno di questi momenti di loro che pian pianino scoprono nuove piante, animali e non solo in giro per il pianeta. And I know it wasn't here yesterday. I mean, 24 hours ago. You know what I'm saying. I wonder if it's edible. C'è solo un modo per scoprirlo. Non lo so, Yu è più tipo da... non lo so, una roba del genere. No, Yu è più da... dai, assaggialo. Go ahead. Taste it. Why should I be the one to test it? Calla. Your body mass is higher, so you have better resistance to poison. Il ragionamento tecnicamente ci sta, ma c'è un po' di velo di cattiveria sotto. And also, you saw them first. I wouldn't dream of stealing the discovery from you. Think about it. You'll be the first person in the universe to ingest these berries. Lo sguardo, cioè come fa passare per qualche... tipo per complimento un invito così subdolo in realtà. If you won't do it for us, please do it for science, Kay. Okay, Si è fatto convincere. for science. Is it that bad? No. Ooh, no. It's just very peppery. Let me taste. Oh yeah, these are good actually. You really have an infant's palate. Off we go. Let's pick these. I'm not sure these will go great with the apple dews. But where there's a meal, there's a way. La fame giustifica i mezzi, va? Fantastico. You know what doesn't go great with apple dews? Apple dews. Ora ditemi se fin da subito questi dialoghi non sono carinissimi. E ce ne sono davvero un sacco. Fin dove ero arrivato era così. Non è solo una cosa da inizio gioco per accalappiare il giocatore. One or two more threads and we'll be all set. Ok. La grafica è molto carina, semplice ma efficace. All right, I'm all charged up. Me too. We can go when you're ready. Ok, oh aspetta, prendiamo un altro po' di popenaio. Try again. Beh, adesso si spiega perché gli hanno dato sto nome. Yes, just like that. È un po' di odiatissime pommiele. Pensate un po' che figata trovarvi da soli Well, that was a bust. con il vostro We were too partner No biggie. Plenty of threads out there. in un pianeta sconosciuto e disabitato. E ci sono vari biomi, vari ambienti. Questo è quello di partenza. Ok, dai, possiamo tornare al nido. Vanno molto lenti a velocità normale, ma... This is so slow. We're not going anywhere. sì, infatti. So? È fatta apposta perché, insomma, il gioco vuole che utilizzi sta meccanica. E se non ricordo male, se uno si ostina a camminare così, c'è qualche altro dialogo segreto. E dai, io ricordo, non è una mia immaginazione, ricordo che avevi detto qualche Hey. What? Everything slow motion. You goof. cosa. Che brontolona simpaticona. Sono spettacolari ste immagini di cambio scena. All good. This should last us a few days. Now it's our turn to fill up. Huh? I'm hungry. Ok, adesso veniamo introdotti a
quest'altra parte di gameplay. Possibile gestire varie cose della giornata di Yu e Kai. Per ora dobbiamo cucinare, ma più avanti ci saranno altre attività. Non ricordo neanche di averle sicuramente non le avrò sbloccate tutte. Tempo addietro. Qui si possono coltivare cose. Ovviamente è una meccanica che si incrocia con quella di andare in giro a raccogliere risorse. Qui ci possiamo curare quando subiamo danni dai combattimenti. È proprio una casa nido astronave. Qui dentro va un pochettino a rallentatore, non so se dipende dal motore di gioco, non so che cosa. Spero non sia troppo fastidioso da vedere. Ok, possiamo cucinare in base a ciò che abbiamo, non c'è tanta scelta, quindi sì, ho preso un po' di popenaio, ma non basta per utilizzarlo come ingrediente, quindi miele arrosto. Pazienza. Sì, mangiamo adesso. Done. Roasted apple dews with apple dews. Com'è contento? I can't tell if you're actually excited about this, or if you just enjoy seeing me suffer. How long do you think this is gonna last? The flow? Well, if we keep our consumption in check, I think a few days. No, I meant us. Us here. How long until they come get us? Prima che vengano a cercarci, ecco che veniamo piano piano introdotti a questa cosa. Ah. Perché per ora sì, è stato tutto rose e fiori, con loro due sul pianeta, tutti romanticoni. Do we have to talk about this? Prima o poi sì. We are going to need to at some point. Questo discorso di guadagna determinazione quando facciamo certe scelte non so che conseguenze, che impatto ha. We need to be prepared. We need a plan. I'm planning on finishing my plate without hearing about the apiary. L'Arnia. Is that okay? Okay. Okay. Lungo silenzio. And FYI, you are the one that ruined the mood, not me. Quanto sono ben costruiti i caratteri dei personaggi. E quella barra che è salita un pochettino. Dov'è che veniva mostrata? Qui credo, sì. Credo rappresenti il legame fra loro due o la loro esperienza, tipo che progredisce facendo dialoghi e attività in giro. Comunque fuori, come vedete, è il tramonto un po' violaceo. Ah, ecco, qui c'è una miglior veduta. Beh, pur sempre con i limiti del cosmo, cioè dai limiti del cosmo, che mi sono perso nelle stelle, i limiti della grafica. Kay, we'll never be able to take off in these conditions. We absolutely have to finish repairing the nest. Thanks for letting me know. Ok, quindi non possono andarsene da qui per allontanarsi da questa Arnia da cui a quanto pare stanno scappando. Comunque, dopo cena, tramonto, momento lettone. You? All right, let's talk about it. Fine. I was just gonna ask if you could switch off the light. Oh. You've been mulling it over this whole time? Of course I've been mulling it over this whole time.
Thank you for adding one more thing to my mind. Hold on, are you telling me you hadn't thought about it before? You know what? No, I hadn't thought about it. I'm trying not to think about the apiary. Enjoy what we have here, even if it isn't much. Do you really think that they can come get us here? If we could take the flow bridge here, then so can they. But there's no way they can know where we are, is there? I cut off the autonav, the astrolock. Even the landing was all manual. I'm just saying, let's prepare for the worst. Al peggio li uccido, al peggio mi uccido. Credo Yu sia più tipo da... più combattiva che arrendevole. At worst, I kill them. Whoa, you. What? If that's what it takes not to go back, I'll do it. No problem. Per non tornare indietro. Kill them, steal their ship. By the time they send more guys, we'll be far away. You're seriously not considering... Maybe not. Maybe I am. At worst, we'll know. You're scaring me. Oh, come on. You're totally safe. You're my teddy bear. Oh, che pucciolona. I'm not sure how I should take this. Well, take me in your arms for a start. Comunque sì, Kai è l'orsacchiotto che tutti quanti vorremmo avere. Sono entrambi davvero ben fatti, sono pucciosissimi. You aren't dressed yet? I put on my pajamas. Conta come essere vestiti col pigiama? I mean, to get out. Well, see... I was just wondering, do we have to get out? Can't we just hang in the nest for once? Lounge around, read a book, watch a movie? We don't have movies. Right, sure, but you know what I mean. Carinissima questa immagine di lei imbronciata. Ah, dai, dobbiamo darci da fare. Come on, the weather's great. But the weather is always great. È fantastica sta cosa. So che lo sto sottolineando alla nausea, ma davvero quasi ogni frase dei due ti mostra il loro carattere, il loro modo di porsi nei confronti della vita e cose così. For now. Who knows? Tomorrow could be the beginning of the long winter months. Diciamo che Yu è più tipa da... più una pantofolaia magari rispetto a Kai. Could last for years. One more reason to stock up on apple dews. Quello sguardo. You know, always being right is not necessarily a good quality. On the contrary, many people find it very unappealing. Credo che questa discussione capiti molto frequentemente. Cioè, almeno una volta credo che sia capitata in tutte le coppie sta cosa di qualcuno che dice all'altro: ah, sai avere sempre ragione, o vuoi sempre avere ragione. Ma quanto sono coccolosi. You? Not sure. Per questo vi avevo detto che sarebbe stato un po' come seguire una serie TV insieme. Una serie TV molto romantica. Ok, non credo sia necessario fare colazione. Abbiamo sbloccato tutte queste altre robe, quindi all'avventura. Hanno dei vestiti molto molto belli. Beh, qui non si vedono
C'è una grafica un po' alla Borderlands qui, almeno per i loro poligoni. Ma hanno dei vestiti davvero belli. Tutte queste immagini sono Do you spettacolari. remember where the apple juice were? Could we try and pick something else for a change? Ok, allora stavolta per cambiare andiamo a prendere un po' di pomiele. Forse buttare l'occhio sulla chat mentre vado con il flusso non è la migliore delle idee, perché rischio di perdere la linea. Is it me or is the ground shaking? It's shaking. It's shaking a lot. Is it over? Seems like it. Anything broken? No. No, I don't think so. Well, except... Realismo o ottimismo? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. It's not all lost. Well, it is. A bit. Look, we can always search the islet, try and find a way to get to the other side. Such as... I don't know. A rope, a jetpack, spring-loaded shoes, anything. Beh, sono entrambe risposte all'insegna dello scoraggiamento. I don't want to be stuck here. It sucks. Me neither. That's why we'll have to find something. Okay. Sì, non è una distanza che si può coprire con gli stivali. E dunque alla ricerca di un qualcosa che possa aiutarci. No, non volevo. Andiamo un po' con You. I think I found something. Huh? Call me crazy, but this looks like a Bluton. Yep, it looks like a flow bridge. Kind of like the one we took to get here. But smaller? Is that possible? Perché no? Why not? We still don't really know how the flow bridges work in space, but if the phenomenon can happen on a macro scale, then why not on this one? If there can be flow between two planets, why not two bits of a planet? Okay. If this really is a flow bridge, I'm not sure what we're waiting for. What? Flow bridges are linking one place to another, right? So this one definitely leads someplace. Wait, you want to just get on there without knowing where it goes? It goes elsewhere. I think that's as good a start as any. Huh. Beh, non abbiamo altre opzioni. Ma che carini, non ce la faccio, raga. Do we have everyone?
okay? Here. Then we're good. Looks like we're on another islet. Yeah. The bridge seems to be a link between the islets. If there are any others like this, we may be able to get back to the nest. Ok. Appropinquiamoci alla fauna locale. A big ugly lizard? Brutto lucertolo. No, the mushroom's on its back. Looks like a type of hygroscybrubicins. Ah. Is that good news? Like, can we eat it? Non so se vorrei mangiare i funghi cresciuti sulla schiena di una lucertola aliena. Oof, not at all. Unless you're looking for a quick way to unload your kidneys. But don't you find that symbiosis amazing? The movements of the lizard are helping spread the spores. As far as what the lizard is gaining, I'll have to study that closer. Quindi Yu è più la meccanica di questo binomio amoroso e Kai è quello più è il biologo fra i due. Ciao Raffaele, no. Qual era la domanda? Mi sono distratto. Riguardo i funghi? Magari non lo sa nemmeno che gli crescono i funghi sulla schiena. Magari è una cattiva igiene personale. Maybe it has bad hygiene. Maybe what you call symbiosis is just a fungal infection. Quello sguardo da furbetta. That's a possibility. We'd have to get a sample to... Stop. Touch one of those mushrooms and you won't touch me again. Ever. Ever. Ah, è tornato indietro, infatti. Vabbè, noi invece ci avvicineremo lo stesso e la accarezzeremo. Quindi, vabbè, ovviamente nei dialoghi è tutta una cosa, poi nel gameplay è un'altra. Questa interazione non credo serva a qualche cosa. Ok. Abbiamo detto tocca trovare un altro, ecco, un'altra di quelle bolle che condensa il flusso. Tanto raccolgo un po' di cosi. Ma non ricordo se era in questo isolotto, forse è in quello successivo, perché dovremmo venire introdotti a un'altra... No, forse è nell'isolotto successivo. Watch out. I'm not sure our boots will fare too well in the water. Oh, could they get damaged? No way. They're waterproof. But you won't exactly grip the track underwater. Ok. Beh, non stanno dicendo nulla riguardo sto coso, ma in teoria dovrebbe fargli capire che non è disabitato. That was the wrong way. O meglio, in realtà potrebbe essere disabitato adesso, ma magari in passato c'era una civiltà. Guarda che carini che si prendono per mano. Seems like our mini flow bridge. Wow. That's... Actually, what is that? We should take a closer look. Ecco qui la roba a cui mi riferivo. Any idea what's underneath our feet, Mr. Geologist? Sono un biologo? Adesso si spiega perché quell'interesse. Cioè quei discorsi di prima. Biologist. Isn't that the same thing?
decisamente no io. Biology, the living. Geology, the rocks. Biologia, le cose vive. Geologia, le rocce. And what makes you think this is not living, pray tell? Guarda sempre queste frasi da furbetta che non sa di che cosa sta parlando, però cerca di arrampicarsi sugli specchi per trovare la scappatoia e cascare sempre in piedi. Tecnicamente ha ragione, è vero. Chi lo sa, magari questa è una roba viva, però... Accidenti. Queste persone così sono sia simpatiche sia... tipo io pure sono un po' così. Sono sia simpatiche sia fastidiose. Accidentaccio. It looks like a dust deposition. Some kind of rust. And it looks like this kind of rust is particularly sensitive to flow. What? Look beneath your feet. Oh. There's vegetation underneath. It was probably smothered. Good thing we came this way. Vedete, camminando sparisce e passando sopra sti cosi. Great. We can bring that back to the nest to That way. Look. It looks like the rust has formed into another flow bridge. Ops, vabbè, ho That's interrotto. great. It means there must be others. If we're lucky, they'll bring us back to the nest. Interrotto il dialogo. Comunque il succo è che ci sono questi concentrati che vanno presi per eliminare una chiazza di sta roba. Rust. Saw that. E in più così prendiamo anche un nucleo di ruggine che può essere utilizzata per craftare robe. Even the appledew shrubs are completely covered. I hope this one will yield some nice and juicy fruit to thank us. Questi lucertoloni sono pacifici, ma a questo punto uno dovrebbe domandarsi se incontriamo creature ostili. Beh, con questi jet loro sono molto molto rapidi. A meno che non c'è qualche ghepardo spaziale, dovrebbero essere in grado di scappare. Ops. That's it. That was the last one. Isolotto ripulito. We're Ok. breathing a lot easier without all this rust. Make sure they don't get squished. Questo ho già preso, sì. No. Andiamo per di là. Comunque credo che saremo in live per un'altra oretta ancora. 11 e un quarto, 11 e mezza magari. I got a big one. We should find the nest if we keep going north. Explain to me how you know which way north is on this planet? We should find the nest if we keep going straight ahead. Thank you. Beh, ma comunque come fai a saperlo? I thought it smelled good around here. Oh, quel coso... Aspetta un po'. Una nuova creatura è pacifica? Come on. Don't be scared. A big bug like you. Effettivamente è immenso. Ah, un po' timido. Non mi ricordo che cosa si otteneva sbloccando, prendendo tutti i nuclei di ruggine grezza in ciascun isolotto.
In alto a sinistra... Oh, ruggine fine. L'icona lampeggia perché quello sarebbe il serbatoio del flusso che abbiamo. Una volta finito andiamo più lenti. Oh! I thought this planet was supposed to be a desert. Deserted, not a desert. Adesso abbiamo scoperto sta cosa. According to the archives, a colonization plan had been considered by the apiary, with Exonova as the main provider. But the planet was eventually classified as inhospitable. Let me guess. Elevata attività sismica? Magari entrambe le cose, ma più probabilmente questa? High seismic activity? I don't know. The file doesn't say anything about that. I hope we don't have any more unpleasant surprises. Non sappiamo quanto sono distanti da l'Arnia. È un po' una superpotenza cosmica, più o meno per come viene presentata. Beh, questo magari si capisce un po' più avanti. Beh, in realtà già adesso lo si può capire. Con questo discorso della colonizzazione, il My tentativo. batteries are empty. Sì, è finito il flusso. We need to find a flow thread. Ah, infatti non mi fa... Ah, che seccatura, vabbè. Perché così il gioco ti incentiva a stare su le linee di flusso. Col fatto che avevano provato a colonizzare sto posto, già si capisce che evidentemente non si trova in un singolo pianeta quest'Arnia. Ma dove caspita sta il flusso? Ok. Caught me a thread. Anche bello lungo, ottimo. Beh, visto che ci sono, cerco anche di ripulirlo sto pianeta. Cioè, quest'isolotto. Non credo sia rimasta molta ruggine. Questo qui è più grande di quello di prima. Arrivo. All clean. Perfetto. Però dove dobbiamo andare? Forse per di qua. Nope. E qui c'è sto coso. Oh, lì. We almost missed this one. Questi stivali con sto flusso gli fanno anche ignorare i danni da caduta. Boban? Are we the lucky ones? Ok. Caspita, ho premuto X, ho mandato avanti. Che fortuna, che roba è? What are they? You've never heard of boba nuts? They're one of the most nutritious nuts. 25% carbohydrates, 50% protein, 75% lipids. Ah, un po' secchione. Ma... Scusami. Ah, no. Ah, sì, ok, 50 più... Ok. Che equivale a 5... Ok, sicuramente direbbe così. That adds up to 150%. Precisely. A great mystery of modern science. Ma allora non aveva You're senso. pulling my leg, aren't you? Maybe. But once you have a taste of my boba salad, you will forget all about it. Che zuzzurellone. Noce di boba.
Ah, sembra piuttosto rara a giudicare dal colore. For here or to go? To go. Too bad. Ah sì? Yu entusiasta per le pommiele, wow. We're here. We found the nest. But in what state? Ebbene sì, siamo risbucati qui. C'è anche una mappa, non mi ricordo... Stato, impostazioni... Forse viene introdotta dopo? Nastro di Yu. In passato Yu lasciava una scia di elastici per capelli. Ora ha un nastro e non c'è verso che lo perda. Yu c'è talmente attaccata che lo tiene anche quando dorme. Ci potrebbe essere una ragione pratica, però a nessuno piace sciogliere i nodi dei capelli a colazione. What? Ciondolo di Kai. Questa medaglia è un ricordo. Di cosa? Kai non è sicuro. Per quanto possa ricordare è sempre stata intorno al suo collo. Naturalmente il cordone è cambiato nel corso degli anni. Solo un Boro si sarebbe strangolato a quest'ora. What? Va bene. Whoa. Torniamo al nido, che è stata una giornata impegnativa. Whoa, 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 whoa. There is no way this thing is flying again. Don't say that. Molto abbattuta. You could make a rock fly with the right tools. Potresti far volare un sasso. Well, maybe. But not this one. Both wings are wasted. The propellers were ripped off. And I'm not even done checking the inside. We weren't really planning on leaving, were we? We don't really have another place to go anyway. I'm tired. Why are we always so unlucky? Why are you laughing? Hold on. We decide to escape the apiary, which apparently no one has managed to do before us. We punch in some coordinates really at random, only because some obscure document from Exonova vaguely attested to the existence of a habitable planet. By some kind of miracle, we cross the boundaries of the apiary without getting caught. We travel across space in a Class D ship that is totally not designed for that. And in spite of the fact that this is not all-terrain, we land without breaking anything. We find food and flow on site even though we hadn't really planned for it. Finally, we get hit with an earthquake, all right. But we get out of it unscathed. The only real consequence is that the nest is a little bit busted. And you think that we're unlucky? Questo è un metodo molto carino di raccontarci tutta la loro storia fino a prima dell'inizio del gioco, in modo molto sintetico e piazzato bene. Cioè, gli sta dicendo sta cosa, insomma, avete seguito il dialogo. You. We are the luckiest people in the universe. Molto, molto ottimista, Kai. That's one way to see it. This planet is our chance to start a new life. With our own rules. Away from the apiary, from the matchmaker and all that bloot. Il sensale. In inglese ha detto il matchmaker, cioè l'abbinatore. And I'd rather endure 1,000 earthquakes than risk being away from you. Ma che coccolone. What did you say this planet was called again? Source. Ah, Source. Ah, quindi non è il nome Heaven, però, vabbè, fonte. Source. The beginning of something. Che poesia, che romanticismo. Seems like it.
Beh, qui ci starebbe come minimo un abbraccio, come minimo. I due mi hanno sentito. Beh, ovviamente mi ricordavo di questa meccanica che se stai fermo per un po' i due si sbaciucchiano. You know what? Walking is nice too. That way, you have time to enjoy all the little bugs crawling around. I'm not seeing any bugs. That means we're walking too fast. Sì, ok. Whoa, what a mess. Allora ragazzi, siamo a un'ora più o meno di live. Ditemi che ne pensate fino ad ora. Per chi di voi non lo conosceva già. I sensali di matrimonio. Ah beh sì. L'Arnia non è un termine legato all'alveare delle api? Sì. Sì. And now the nest is all akimbo. This feels weird. Yeah. We'll need to find a way to correct that. Sì, quei termini hanno un perché. Si scoprirà pian pianino. But it can wait until tomorrow. I think we've had our share for the day. We deserve some time to relax. If you know what I mean. You can do whatever you want, but I am going to bed. Ok. Beh, non credo... No, aspetta. Non dovremmo mangiare prima di andare a Ninna? Oh, ma dai. Altro tipico... Ma è un porcile... Ah, no, vabbè, un porcile per il terremoto, non perché qualcuno non ha fatto i piatti. Ok, perché altro tipico problema di coppia. Ehi, ma non toccava a te lavare i piatti? Che io no, li ho fatti la settimana scorsa, tocca a te. I'm not hungry. I never thought I would hear you say that in my whole life. I guess my stomach has a deep connection to the nest condition. Do you want to tidy up a bit? No. Tomorrow. I don't feel strong enough right now. Ah, è proprio in modalità no. Quindi non ha neanche senso cucinare, lo facciamo domani mattina con nuove energie e propositi. You okay? You? Wake up! It's okay. I'm here. That was just a nightmare. Everything's fine. That wasn't a nightmare. Sure it was. Rest easy. No! I was awake. I could hear you. I just couldn't move or yell. I couldn't breathe. It was horrible. Sembra quasi... Ah, ho capito. Qual è la differenza fra ste due? Beh, andiamo più di sicurezza, anche se, boh, non so dove devo andare a parare. Yeah, I'm familiar with that. For real? It used to happen when I was a teenager. You feel something weighing on your stomach? Yeah. On my chest. What was it? I don't know. I used to call it the ball. Because sometimes it felt like a huge ball was crushing me. Oh. No, that didn't happen to me. L'incubo di Fusely? I wouldn't wish it upon you.
For me, it resolved itself when I left the foster home. For you, it may be related to the nest. But I don't want to leave the nest. That's not what I meant. You're stuck to the bed. The nest is stuck to the ground. There must be something in that. Interpretazione dei sogni a cura di Kai. Ciao Giovanni, buona serata. You've been flying in this thing for years. I bet you're upset to see it in this condition. No kidding. Which means that if we fix up the nest, this'll all go away? Cioè, quindi è molto legata a questa astronave. Beh, non credo tanto per il fatto che lei è una meccanica, ingegnere spaziale o quello che è, ma perché questo posto è diventato un po' la loro casa. Could be. Worst case scenario, the nest will be fixed. Ah, leggo in chat che state parlando della paralisi del sonno. Un mio amico l'aveva, non so se ce l'ha tuttora, ma la viveva frequentemente questa cosa. Mi ha raccontato delle cose brutte. No, aspetta, forse non era la paralisi del sonno, era gli incubi lucidi, no, come caspita si chiamano? Il fatto che vive gli incubi come se fosse, cioè, da sveglio, tipo. Ed è una cosa, quindi non è quello di cui stiamo parlando, credo. A meno che le cose non sono collegate, ma non penso. E mi ha raccontato che vedeva delle cose da, film horror. Yeah. Sogno lucido, incubo lucido, sì, una roba del genere, se non ricordo male il termine. Well, I hope we'll eventually find the missing parts then. So I can get fixed up too. Beh, nonostante tutti i gran casini, stanno bene, sono ancora insieme, e non per fare lo smielato, ma alla fine è questo quello che conta. All right. Now we can see a lot clearer. Yeah, we're not there yet, but that should do the trick for now. Now we just need to figure out how to level the nest. The tractoglobe is probably done charging. Let's bring it outside. Il tractoglobo. Do you think it'll be enough to lift it? I hope so, because I have no idea what else we can do. Ok, andiamo a prendere il tractoglobo, magari dopo aver fatto colazione. Beh, loro si prendono un po' di meritato riposo, visto che hanno sistemato tutto. Oh no, dai, non ho abbastanza. Servono più unità di sta roba. Niente. Un miele arrosto, regà. Cercherò di prendere più risorse oggi. Che vedevo dire. So, There's kind of an apple dew taste. Sa un po' tipo miele. it's in there. Comunque Hey, sono... You never told me. Ah, dialogo extra. Sono entrambi molto molto simpatici. Grazie al tuo memoria della live. Ci sta piacendo molto. Ok, mi fa piacere che sto facendo conoscere questo giochettino molto molto carino secondo me a parecchi di voi. Tutti avrebbero bisogno di un Kai al loro fianco, che ti incoraggia. Sì, Kai è un grande. What does your mate look like? Com'era la tua partner? Consiglio personale, mai parlare delle ex e degli ex al partner attuale. I don't know.
Didn't you get her file from the matchmaker? Calla. Yeah, I did. But I never really looked at it. Seriously? You're not even curious? Well, no. I already knew you. Whatever. Come on, we'll look at it together. If you wish. Oh, all right. Any other pictures? Beh, io so già questa cosa, ma per voi potrebbe sembrare un pochettino strana, perché ha detto com'era la tua partner e lui ha detto non lo so. Quindi qualcosa non quadra, no? Yeah. Possiamo vedere anche noi? She's kind of cute. You think so? Yeah, definitely. Don't you? Non lo so, troppo trucco. Questa potrebbe essere una sincera domanda. Sai, la tua ragazza che fa un complimento alla tua ex, non c'è niente di male. Oppure è un trabocchetto, perché se tu gli dici sì, effettivamente è carina, tipo ah ah. Non lo so, dai. Yeah. Yeah. Now that you mention it. Vediamo. Ugh, as if you needed me to have an opinion about a girl. Ah dai, l'ha presa bene, dai. Non era una trappola, grazie al cielo. I'm sorry. I have the most beautiful of them all with me. 24/7. Wow. I need a little bit of time so I can forget her face and give the other ones a chance. Ci sa fare, ci ha messo un po' di humor, ma grande, grande Kai. You're such an idiot. Come on, let's check her profile instead of this foolishness. Let's see. Interests. Reading, music, having a drink with my friends. Whoa. Do you think you can handle such a strong personality? Ma dai, che cosa è cattiva? No, capisco che sta scherzando. Però, cioè, non è che perché una ha quei interessi allora ha una personalità debole. Ma di nuovo capisco che sta scherzando. That's harsh. Job. Ocean Biology Research Assistant at the University of Ox. Huh. Okay. Looks like you two are made for each other. No one is made for each other. That's the kind of rhetoric the matchmaker uses. Il matchmaker. Yeah. Yeah, I know. But it still looks to me like that was a blooting good pick. Quindi era la partner che era stata prevista per lui e viceversa. Per questo, cioè, adesso si spiega la cosa di cui parlavo poco fa. Era la sua partner in quel senso, ma non davvero la sua partner. You'd make a great couple. Might have made. There's a difference. Ok, abbiamo fatto colazione. Siamo pronti. Credo che quest'oggi verremo introdotti What if we grabbed a little snack for the road? al combattimento. Huh. Sounds good. I'll bring the first aid kit as well. Just in case. Sì, esatto, se ti dico una cosa del genere. Per ora non abbiamo degli snack. Potrei fare qualcosa. Forse se non ti porti il cibo poi magari perdi vita col passare del tempo. Non ricordo. Fatemi cucinare qualcosa di innovativo, qualcosa da Masterchef, qualcosa che non si è mai visto fino ad ora qui in cucina. Metti in frigo.
Ok, 3 su 6, va bene. Pommiele con contorno di pommiele. Did it move? No, I don't think so. Balding bloot! Interessante imprecazione. Ciao Red, buona serata. Oh, it's over. It's not going back straight. We'll never be able to fix it. We are condemned to living on an incline in a broken ship forever. Vivere inclinati. Until our body adapts and one of our legs starts shrinking to even us out. That's not how things work. I know that's not how things work. Nothing is working the way it should. Especially not this bloating tractoglobe. Poor thing is doing what it can. It wasn't designed to lift ships in the first place. I know. But I was hoping it would go the extra mile. Right now, the batteries drain out even before lifting the nest off the ground. What if we plugged it into a flow spring? Idea interessante. I thought about that, but we'd have to be able to seal the pipe shut. Unfortunately, I don't think they make gaskets for flow springs from a distant planet. Perhaps we can make one. With what? Paper mache? Remember yesterday when I told you that rust scatters when it comes in contact with flow? We could use that feature to sculpt a gasket out of pieces of rust. You could do that? I don't think I could sculpt a nude statue of you or a super complex component. But molding a gasket? That seems doable. That's awesome! Hold on, let's not start pushing before the panties are pulled down. Wow, che espressione da lenzuola, Kai. Excuse me? You've never heard of that saying? No. No. Must be a truth thing then. That means let's not celebrate before we... Ah, Verità sarebbe il nome di un altro pianeta. Si capisce dal fatto che... Beh, vi ricordo qualche altro pianeta che viene nominato più avanti. E questo qui che si chiama Flusso. Hanno tutti questi nomi singoli che sono dei concetti. Yeah. I got it. Anyway, how much rust do you need in order to pull the panties down? I don't know. 4 or 5 blocks like those we already got? Okay, so let's try and find that. I think we've got everything we need to mold a joint for the tractoglobe. Ah, perché io ne ho presa... Ready when you are. Ne ho presa... I'm just waiting on you. I can't wait to parecchia get going. prima. Ok. Do you think that's impressive? We can fly too. Andiamo ad abbassare le mutande per utilizzare sempre la loro espressione, la loro metafora. Un po' di pommiele. Now I'm hungry. I know, right? Questa roba rispunta con... cioè al passare di ogni giorno. Quindi volendo potrei passare... Looks like there's some flow hiding underneath. Ah, Yeah, weird. It looks like a flow bridge that's begging to pop out. credo che bocciolo di punti di flusso sia un'espressione più elegante rispetto a pelo incarnito. Like a budding flow bridge? Perhaps. If we wait long enough, we might be able to see it bloom. Beh, Or we could come back later. Fine with me. beh sì, cioè, era ovvio che non era il caso di restare qui per chissà quanto tempo.
Aspetta, questo mi sa che This ci way. riporta al... Sai che non mi Are you ricordo. sure we want to go back there? Why not? Well, we've already looked there, and I'm not sure what more we can find. We're looking for parts to fix the nest. It seems like we should search new places, don't you think? Makes sense. I saw another bridge a little further down. My guess is we're more likely to find some good stuff over there. Or bad stuff. I'm just saying, we'll find some stuff. Quindi proprio non mi ci fa andare. Stavo pensando di prendere un po' di quelle noci. Ah, deve essere lì che c'è il fascio. Questa è una cosa molto comoda. Non so se andare lì e vedere che cosa c'è di nuovo, o visto che ho... Yum. Sai che ti dico, tanto Gioco poi ci farà andare da tutte le parti. Sorry, I kind of missed my U-turn. We'll do better next Quando- time. Sarà davvero necessario. Quindi per ora facciamo sta cosa e amen. 17 su 7. Wow. So? Well, it fits. That's a good sign. Let's get this ball rolling. What? What? Haven't you heard of that one either? Oh no, I have. It's just a really old-fashioned saying. Let's get this show on the road. Okay, that's worse. No, vabbè, dai, questa è più classica. Can you just switch on the track to globe, please? Okay. It worked! Progressi. We did it! Now, we just need to fix up the wings, and the turbine, and the hypopropellers, and... Don't be so cynical. Getting the nest out of the crevasse was quite a feat. Huh? No, don't get me wrong. I am genuinely delighted. I love fixing things up. But I don't think we need to get started right away. That's a relief. Yu non ha mai perso la carica. Yu ha ricaricato le batterie invece grazie a sta cosa. Before we start fixing anything, we'll need to find the replacement parts. Sì, qui c'è la lista della spesa per le varie robe da riparare. Cofano del motore, cilindro, stabilizzatore giroscopico, turbina Waduz alla destra, sinistra e ipopropulsori. La ruggine e quella più rara è un componente sempre presente, e poi ci sono altre robe che non abbiamo e dovremo recuperare in giro per il pianeta. Ma direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. In realtà non abbiamo fatto niente perché avevo già abbastanza ruggine, ma ci siamo capiti. Ogni scusa è buona per rientrare nel nido e farsi un po' di coccole. And done. It's all straightened out. Everything's tidy and clean. Besides us, that is. Yeah, we are kinda stinky. Off to the shower then? Ah, Blut. What is it? I just mopped the bathroom. Oh. Do you think we can marinate another 10 to 15 minutes in our own filth? Marinare il nostro lerciume.
Honestly, can do. Sono molto realistici i dialoghi fra di loro, sono... Beh sì, palesemente esagerati, o comunque entrambi sono fatti molto simpatici per far sì che i dialoghi sono comici per gli spettatori, no? Come una sitcom. Ciao Martina, ah no, ciao Raffaele, alla prossima. Quindi sì, sono un po' artificiali sotto questo punto di vista, ma parlano davvero come se ci fossero solo loro due e non ci fossero dei spettatori, in contrasto con il fatto che sono molto simpatici per gli spettatori. Non so se mi sono spiegato bene. Ricordo un paio di dialoghi che ci saranno più avanti che sono proprio da coppia, sono sinceri come se ci fossero solo loro due nella loro vita privata. Come anche sta cosa simpatica, no? Del sì, vabbè, puzziamo, ma chi se ne frega, dai. Stiamo così altri 10 minuti. Sono quelle cose che non diresti davanti a un pubblico, no? Però, insomma, con il tuo partner o anche davanti agli amici, ovviamente sì. Ok, possiamo andare a Ninna, anche se è presto. Non abbiamo bisogno di cure. E possiamo fare la doccia. Perché sì, c'è il discorso, vabbè, però non possiamo perché c'è lo straccio. Era un discorso di dialogo, ma adesso possiamo farlo. C'è questa meccanica. You? Yeah? I see you've brushed your hair in the shower again. Ecco anche qui tipici possibili attriti di coppia. How can you tell? It's not draining. Beh, con quei capelli così lunghi, difficile nascondere il colpevole. Oh, sorry. Anche questa cosa, no, è una piccolezza, ma quanto è spettacolare il fatto che lui le ha detto "Va, ti sei di nuovo spazzolato i capelli". Lei non è che ha chiesto scusa o messo la colpa. Prima ho provato a farla franca, tipo "Scusa, ma come fai a dire che sono stata io? Che si è otturata e tu c'hai i capelli lunghi 6 metri". C'è anche l'angolino chiacchiere. So, how are the repairs coming along? I've done everything I can, but I'm missing some parts and can't move on. What kind of parts? A bit of everything. The thing is that I'm not looking for very precise models or anything. I can always adapt. But I'm still gonna need some more gear. Well, I hope we'll find everything we need in this area then. We ought to. Che coccoloni. Abbiamo già mangiato. Qui pian pianino progressi. Beh, andiamo a Ninna allora. So, what's this rocky chunk got to say? Well, for starters, it says it's not a rock. Ah, quindi aveva ragione Yu. Really? Beh, no, aspetta, il fatto che non sia una roccia non vuol dire necessariamente che quindi deve essere qualche cosa di vivo, ma vediamo di che si tratta. Beh, appunto, chiediamo. It's not living, is it? No. It's not mineral or organic. Ok. So, what is it? Going straight to the hard questions. But that is not how science works. How does it work, then? First of all, you formulate a hypothesis. Oh, non fare il saputone. Ti sei dimenticato ciò che ha detto Yu prima. Ah, non tutti piacciono quelli che hanno sempre ragione. Then you build an experiment to test this hypothesis. Beh sì, comunque ha ragione, per carità, ci mancherebbe. You observe and you learn. Okay, then what have you learned?
That I'm lacking imagination regarding hypotheses? One thing we know for sure is that rust particles scatter immediately when in contact with flow. I'd like to observe this reaction more closely. You can do that next time. Right now, you should go to bed. Already? What time is it? No idea. But I know I'm sleepy. And I want my snuggles before I crash. Giusto, obbligatoria dose di coccole. Gotcha. Chissà come deve essere avere dei capelli così lunghi. Immagino un po' scomodo per tanti... Non lo so, penso a vari gesti semplici ma che diventano stranamente complicati per chi li ha così lunghi. Qui quasi pronto. Ci sono anche le foto. Il frigo. Cuciniamo un po'. Solita roba. Ah no! Adesso ho un po' di pepe in aglio. Attenzione, la rivoluzione culinaria. Pommiele piccanti. Mangiamo, mangiamo. Ah, non sappiamo quanto aumenta l'affinità o quello che è. A quanto pare cura anche. Queste sono un sacco di pommiele. Qui invece dolci come lo zucchero, piccanti come l'inferno. Non è per tutti i palati, credo. Una cosa del genere. People always make a big deal about salty sweet, but never peppery sweet. Which it turns out is delicious. Anything would seem delicious to you, seeing your diet in the last few days? Sì, effettivamente dopo tutto quel pommiele, qualsiasi cosa di commestibile che non è interamente pommiele deve sembrare qualcosa di spettacolare. True. O magari è davvero buono per i suoi gusti. But don't let that take away from your cooking talents. You're just wanting to finish my plate, aren't you? Since you're offering. Pronto? Ah, sì, c'era il bicchierino. What are you looking for? E sblocca un dialogo extra in pratica. My necklace, you know, with the medal? Well, where's the last place you saw it? Really? Beh, sì, effettivamente se fosse così semplice avrebbe cercato lì e l'avrebbe trovata, ma vabbè. All right. I'm just trying to help. If you want to help me look for it. Beh, sì, abbiamo letto che per lui è molto importante, anche se non sa cioè, ce l'ha da sempre, ma non sa la sua origine. I'm looking. You know we'll find your medal eventually. The nest isn't that big. What if I lost it outside? Yes. That would be a problem. Beh. Worst case scenario, we can make another one. Oh no, dai, io non ci credo che non puoi dire una cosa del genere, dai, sai quanto ci tiene. Which do you want? Medal for best cook? For distinguished service under the sheets? Beh, capisco che lo sta dicendo magari per distrarlo e provare a tirarlo su di morale, ma... You don't understand. I've always had that medal. Since I was a baby. This is the last memory I have of my parents. Okay. In that case... Quindi davvero non lo sapeva? And you never take off your medal? No. Except when I shower, I guess. The string doesn't do well in water.
Allora vai a vedere vicino alla doccia. So, did you check out the shower area? Oh, ma dai. Vabbè, capita a tutti a volte di dimenticare robe. Vi capita mai quando tipo cercate, che ne so, il cellulare e ce l'avete in mano? So che sembra una cosa deficiente, ma mi auguro che sia capitata più o meno a tutti almeno una volta in momenti, non lo so, di confusione neuronale. Got it! Ho fatto l'esempio col cellulare, ma ovviamente qualsiasi altra cosa. Cioè, vi capita mai di cercare un oggetto che avete in mano, che eravate solo a pensiero? Insomma, sembra veramente assurdo. Se non vi è capitato, magari vi starò sembrando un pazzo. You're the best, you! It's not like there was a lot of competition. Spettacolari. All right, you can open your eyes. Ah, pure. Surprise anniversary! Sorpresiversario. Oh, che è sta figata? I meant to say surprise and then I thought, happy anniversary. I panicked. Whose anniversary is it? It's our anniversary. 1 month on Source. Di già. Di già? Already? Yeah, I mean, give or take a few days. Beh sì, sicuramente noi non abbiamo visto davvero tutto il tempo. Non sappiamo da quanto erano già qui prima dell'inizio del gioco. It went by fast. Yeah, remember the time we almost died crashing on this planet? And the time we almost died in an earthquake? Ah, and the time we almost died fighting that critter? I hope this is only the beginning. And that I'll have many more chances to almost die with you. No, ma che smielatissimo coccolone. Aren't you a charmer? Sì. So, are you gonna open your present? Oh, sì, vattene a pesca, la cosa degli occhiali. Non mi è mai capitata personalmente perché non ho gli occhiali, ma l'ho sentita dire da diverse persone. Well, our present. Sure. Uh-huh. E sarebbe? What is it? Fermented apple dews. Oh, ma dai. I stuck them in the soaker tub to accelerate the process. I'm calling it apple brew. Do you think that it's any good? C'è solo un modo per scoprirlo? Well, worst case scenario, we just wasted some apple dews. No big deal. Should we open it now? We can open it whenever you want. Ah, ecco perché c'era l'icona del bicchierino. Quando si riempie la barra si può fare un brindisi. To us. To us. Com'è venuto? Hey, that's really good actually. Ah, ma pensa. That's really strong, too. Ah, non fare la mammoletta, Kai. Do you remember the first time you talked about leaving the apiary? Of course. I'd had a shouting match with my mom. I was just angry. No, before that. Before? We had landed the nest on a hilltop, we were stargazing, and you said, "Come on, let's go." Hmm? I haven't stopped thinking about it since that day. I think that's what pushed me to dig into the Astro Company archives, which led me to find the coordinates of Source. I wanted to be ready for the day. Wait, when was that? I don't remember. Right at the beginning,
You and your mom got in a fight. You hopped into the nest at night, and you picked me up at my house. Was that when we went to the uplands? Yes, the uplands. That's it. Oh, dude, I remember. It was in Frocember. It was super cold out. Bufembre, wow, spettacolare. I was freezing. I just wanted to get back into the nest. That's why I said, let's go. Oh wow, quindi quella frase lei l'ha detta semplicemente perché aveva freddo, eppure ha avuto l'effetto di far scattare pian pianino la molla in Kai. Assurdo. And since you didn't respond, I thought you wanted to stay outside. So I didn't push it. I actually caught a beast of a cold that night. Scioccato. Wait, so that means if I hadn't misunderstood that night... Non avrei preso il raffreddore. Oh sì dai, la buttiamo su... Sì dai, umorismo. I wouldn't have caught a cold. No, but wait. You don't realize how deep this goes. That means we would never have known about Source. We would have never come all the way here. We would probably still be stuck in the apiary. Sure, but if I hadn't caught a cold, I would have never been stuck in bed for a week. And you would have never visited me for tea with armloads of homemade cookies. And you would have never hung out with me for hours on end when I look like a ghost. And I wouldn't have fallen in love with you. So who knows? Maybe I would be living happily in the apiary with my mate. Il mio partner, quello deciso dall'Arnia. Insomma, se tutto questo non fosse successo. Davvero i biscotti sono stati quelli la sorgente di tutto? Really? The cookies? That's what made you fall in love? In my defense, they were some excellent cookies. È una grandissima skill saper cucinare bene. But no, idiot, it wasn't the cookies. It was the thoughtfulness. I was sick, my nose was all swollen, croaking voice. I was a mess. And you just showed up, without me asking. I'd only known you for barely 3 weeks. You took care of me. You baked me some cookies. You stayed and chatted all night, even though it was pretty clear nothing would happen. And you kept on making me laugh, even though it hurt every time I laughed. I hated you. What was it? Did you fall in love or did you hate me? Entrambe le cose. Well, they're not mutually exclusive. Kinda like salty sweet. Here, give me a taste. Oh, nuove figure prese 360 gradi e salti all'indietro. Ah, nel menu iniziale sì, ci sono i bozzetti, credo sia quella roba. No? No, ho detto una cavolata. Aumenta la salute massima. Ok, così aumentano i parametri, quindi. Va bene. Non solo si completano in qualche modo con il loro carattere, i loro caratteri, ma anche con le loro competenze che gli danno molte più possibilità di sopravvivere a questa situazione e riuscire ad andarsene. Lei è un ingegnere spaziale o quello che è. Lui sa cucinare, non è assolutamente roba da poco. Lui è un biologo, cioè, insomma, si completano anche sotto questo punto di vista. Da soli non ce l'avrebbero potuta fare. O anche in compagnia di un altro, insomma, senza le competenze e il carattere dell'altra persona non ce l'avrebbero fatta.
Comunque, ladies and gentlemen, io direi, visto che siamo intorno alle 11, non so quanto durerebbe il prossimo giorno fuori dal nido. Non vorrei iniziare le cose e magari poi fare troppo tardi, interrompere... Cioè, oddio, non succederebbe niente se... mi pare che c'è un sistema di autosalvataggio. Oh no, aspetta, forse andava a giorno, quindi effettivamente i progressi andrebbero persi. Senti, per non rischiare facciamo una cosa. Ci fermiamo qui e riprendiamo, non so quando, vi farò sapere con un post. Ma come vi dicevo all'inizio, faremo sempre di sera per avere questa modalità relax serale con Yu e Kai. Ok? Ditemi qualcosa in chat. Ok, perfetto. No, giusto per sapere se, insomma, magari vi eravate addormentati con tutte le loro coccoline tenerose. Mi stava rilassando parecchio. Eh sì, immagino, ha quell'effetto. Va bene, allora ci salutiamo qui. Sono felice di... annuisce. Felice di vedere che ha fatto una buona impressione a tutti quanti. Ci rivedremo presto per continuare la storia di Yu e Kai qui su Fonte. Ok, buona serata. Ciao a tutti, ciao ciao.